Ciao a tutti, in questo video vi racconto cosa è successo in 2 settimane di rodaggio e di mia esperienza con il sistema. Vi racconto cosa ho imparato su questi diffusori e condivido delle raccomandazioni assolutamente utili, preziose da sentire per chiunque si avventuri in questi e simili tipi di diffusori. Errori commessi, scoperte fatte, vi farò sentire un po' di musica, come sempre. Questi diffusori appartengono a una categoria ben precisa, il monitor da studio, che si usa in un determinato modo e quindi porta determinati risultati all'ascolto ben precisi, ben mirati. Ora lo vedremo. Iniziamo a raccontare un paio di errori. Primo, l'etichetta degli stand deve andare dietro e io invece non lo sapevo perché non ho letto il loro manuale di istruzioni e l'ho messa di lato, tirando a indovinare e sbagliando. Quindi, girati dalla parte giusta, messi in bolla come si deve, cosa che non mi ero preso il tempo di fare al primo giro. Altro errore, non aver fissato i diffusori agli stand. C'è una vite che passa sotto agli stand e acchiappa il fondo del diffusore. Serrare questa vite, oltre ad assicurare i diffusori al loro posto, ne irrigidisce anche la struttura. Sono certo che quello sia un punto di bracing che è stato pensato da Yamaha per essere esercitato dal tiraggio sotto allo stand. La lezione di cui al titolo non è niente che io abbia la pretesa di insegnare a voi ora, è semmai la lezione che il sottoscritto ha imparato da un grandissimo esperto italiano in fatto di acustica, in fatto di diffusori, in fatto di stanze, in fatto di vibrazioni, in fatto di elettroacustica. E sto parlando di Giampiero Maiandi, che fortuna mia è anche un buon amico e quindi quando mi avventuro con qualche esperimento, come è il caso ora delle Yamaha NS5000, ma come è anche stato popolare di apparecchi audio questa taverna, beh, lui è sempre stato di grandissimo aiuto nel darmi l'imbeccata giusta perlomeno, per poi permettermi di fare i miei ragionamenti e andare avanti. Ma quando lui vede un ambiente, così come quando lui vede un diffusore, ha sempre la parola giusta per incominciare e tracciare una strada che, nella mia esperienza con i suoi consigli, si è sempre rivelata corretta. Iniziamo a raccontare semplicemente le prime impressioni. Diciamo dall'istante successivo alla chiusura del video scorso, quello che potevo pensare di queste casse. Sedendomi ascoltando avevo l'impressione di un dettaglio, di una precisione e soprattutto di una gamma bassa stentorea, potente, massiccia, imperiosa, da colpo nello stomaco, che tra l'altro non mi aspettavo minimamente, questi woofer mi hanno sbalordito. Insomma, l'impressione di avere potenza a disposizione, di poter ascoltare dei generi impegnativi da quel punto di vista senza dovermi immaginare il contenuto, ma sentendolo fisicamente con il corpo. Una grande soddisfazione dopo tanto tempo speso con un sistema che, pieno di meravigliosi pregi, di certo non poteva tirarmi i colpi nello stomaco con le gran casse e abbiamo già spiegato il perché. Un altro elemento che mi ha rassicurato molto è stato sentire come i finali Pioneer Exclusive M6 vengono dietro al messaggio musicale con il respiro e la voglia di buttare dinamica che io ho sempre ascritto ai triodi, alle amplificazioni valvolari magari non controreazionate, per esempio, che mi hanno sempre fatto divertire un sacco da questo punto di vista e mi hanno sempre dato quell'aspetto della musica che per me è nella top 5 dei parametri fondamentali per potersi dire credibile. Ecco, Finali è stato solido da 300 watt, nella mia esperienza non è facile trovare degli esemplari, dei modelli che abbiano veramente voglia di farti godere la dinamica. Tante volte finali così potenti a stato solido sono anche finali piuttosto controreazionati e tutto questo mix di cose genera solitamente delle briglie abbastanza tirate sulla dinamica dei suoni. Potenza certamente, non dico che non la esprimano, ma quella sensazione del transiente che esplode e ti porta nelle variazioni della musica, ecco, con certi tipi di finali ho sempre fatto fatica a riscontrarla. Questi qui, guarda caso, finali anche senza controreazione globale e via dicendo, quindi un prodotto a stato solido un po' atipico, ecco, hanno una dinamica pazzesca. E quando gli metto del contenuto che vuole spingere, che vuole respirare, io continuo a usare il termine respirare perché mi rende tantissimo l'idea, ecco, io trovo che sappiano veramente il fatto loro e questo per me è di grande conforto.
senza questa qualità, senza questa dote, mitici, leggendari, belli quanto volete, ma non sarebbero durati a lungo. Quindi ho passato le prime ore di ascolto a godermi queste sciabordate, a godermi un diffusore capace di regalare energia a banda intera, dal basso all'alto, passando per il medio, in maniera molto coesa e senza avere nessuna delle gamme che all'aumentare del volume, all'aumentare della richiesta, retrocedesse lasciandone sopravanzare qualcun'altra. Questa è un'altra delle qualità che mi hanno colpito da subito di questo diffusore. Se c'è un muro di suono che deve esplodere davanti all'ascoltatore e questo muro coinvolge un po' tutte le frequenze, ci sono piatti, grancasse, chitarre, chi più ne mette, voci, non c'è niente che rimanga indietro, viene tutto avanti con una forza da plotone veramente encomiabile e l'energia che si percepisce a banda intera è davvero da togliere il fiato. Quindi tanto divertimento, ho usato un sacco di brani con le percussioni, mi sono veramente tolto degli sfizi. Da un punto di vista però della timbrica, della vibrazione della gamma media, tutte quelle cose che le Lotex Minstrel mi regalavano in una maniera veramente poetica, poetica, da chiudere gli occhi e dire è lì, è lì. Ecco, da quel punto di vista ovviamente sentivo un po' di differenza, un po' tanta, ma sapevo anche che il sistema era in rodaggio e che era stato piazzato alla belle meglio, ovvero non alla belle meglio, semplicemente esattamente come posizionavo l'altro, per avere un punto di partenza. Non pretendevo di dire che fosse già la situazione ottimale e che fosse una situazione sana per tentare una recensione. Allora sono andato avanti, sposta di qui, sposta di là, poi vi farò vedere anche nel concreto quanta è stata l'entità degli spostamenti e sono arrivato ad una situazione dove mi dicevo piuttosto soddisfatto. Ero riuscito ad annullare quell'esuberanza della gamma bassa che sovrastava un po' la gamma medio-alta e via dicendo, un aspetto a cui non ero veramente abituato e che probabilmente dopo aver creato l'acustica di questo locale apposta per esaltare il medio-basso delle Lotex che sono un po' tirate da quel punto di vista lì, mettere un diffusore completo e generoso evidentemente non si poteva applicare la stessa ricetta, no? Per arrivare a quel risultato, rispetto al posizionamento con l'Otex, avevo avanzato i diffusori leggermente rispetto alla loro posizione. La posizione in cui stavano le Lotex era una posizione che enfatizzava di molto la parte bassa dello spettro. Era stato un lavoro certosino centimetro dopo centimetro fino a che l'avevo trovata e regalava a quelle casse una bellezza e una profondità del basso che in qualsiasi altra posizione magicamente spariva e lasciava loro quella connotazione da larga banda stereotipato che suona solo le medie e gli acuti. Tolte da lì le NS5000 avanzate appena un po' per uscire da quella zona di grande rinforzo, ecco che il loro equilibrio timbrico si è fatto già molto più naturale e corretto. Un altro aspetto che ho imparato molto velocemente a considerare come fondamentale con questi diffusori, ma anche con le Lotex, quindi ero già sensibilizzato sul tema, è il toe-in, l'angolazione verso l'ascoltatore. Siccome qui abbiamo dei cupolotti di diversa dimensione e sappiamo che la dispersione di un altoparlante cambia con la frequenza anche rispetto al suo diametro, mi sono fatto un ragionamento e ho dedotto che se il medio a cupola da 8 cm è tagliato in alto a 4 kHz e mezzo, che non è poco, e poi si incrocia con un tweeter che invece è da 3 cm, avrò che la dispersione del cupolone da 8 cm diventerà sempre minore man mano che ci avviciniamo ai 4 kHz e mezzo della sua frequenza di taglio superiore, quindi andando in alto in frequenza diventeranno sempre più direttivi e perciò, lasciando i diffusori troppo aperti all'infuori, mi perderò progressivamente una parte della gamma media prima di incrociarsi con il tweeter che invece essendo una cupola più piccola alle sue basse frequenze avrà una dispersione maggiore. Insomma, per farla breve ho pensato se mi punto le casse contro le orecchie avrò il massimo della gamma media. Se giro le casse all'esterno, via via perderò la porzione superiore della gamma media e quindi avrò un suono svuotato e magari esuberante in gamma alta. In effetti così è stato.
Ho fatto delle prove in tal senso e ho sentito che aprendo troppo i diffusori iniziavo a perdere una certa concretezza e realismo del medio e la gamma alta sovrastava. Veniva fuori un suono molto hi-fi, quasi loudness, che a qualcuno potrebbe piacere, ma qui non ha nessun asilo. Dopo tutte queste prove ho trovato la quadra facendo sì che dal punto di ascolto, guardando i diffusori, io veda della loro parete interna una piccola fettina. Detto così sembra poco preciso, ma poi in realtà sapete che con il laser e tutto quanto io tiro le cose precise al millimetro. Sono arrivato ad un certo punto dove la distanza di ascolto era di 2,80 m circa, paragonabile, molto simile a quella delle Lotex. Ad un certo punto però è entrato in scena un altro giocatore, quello che ho citato all'inizio del video, il grande Giampiero Maiandi. Io ho mandato semplicemente le foto del setup, sapendo che lui è molto vicino ai prodotti di derivazione professionale, ai prodotti da studio specialmente e via dicendo, visto anche il suo mestiere. Gli ho fatto vedere le Yamaha, gli ho fatto vedere il locale, come stava venendo fuori. E lui, complimentandosi subito per i diffusori che conosceva bene e che apprezzava, mi ha dato immediatamente una dritta fondamentale. Mi ha detto: avvicinati molto di più, portati avanti verso i diffusori, portati fino ad essere anche sotto i 2 metri di distanza da loro, tra il 1,80 m e i 2 metri. Caspita, io ho fatto la prova, ho messo la poltrona, mi sono trovato, come sono ora, mi sono ritrovato questi due diffusori in faccia, gli ho detto: ma caspita, così vicino? E lui mi ha detto: beh, ma quelli sono monitor da studio, guarda che si usano così, devi farne un ascolto mid-near field. Quindi quelle sono le distanze in gioco e quando arrivi a trovare veramente la quadra nel triangolo di ascolto, sentirai che vieni catapultato dentro al disco. Sentirai cose dei dischi che non avevi mai sentito, sentirai veramente come sono fatti quei dischi. E l'esperienza sarà immersiva e quasi frastornante, perché alcuni suoni, quelli molto riverberati e via dicendo, ti sembreranno venire da un'altra dimensione. Quando mi sono avvicinato ai diffusori mi sono accertato di stringerli giusto un pochino tra loro per evitare che il triangolo isoscele diventasse ottusangolo in una maniera esagerata. Io quando guardo il palcoscenico voglio che i diffusori, se pensate ad un teatro, siano come i bordi del sipario. Quando è aperto non danno fastidio e sono sui bordi del palcoscenico. Io voglio che i diffusori facciano quella cosa lì, siano ai bordi della scena acustica, non siano mai così vicini davanti a me come spesso invece vedo fare ad altri, ovvero nel bel mezzo del palcoscenico, io devo avere aria davanti, quindi i diffusori devono stare ai lati della mia testa e proiettare un'immagine coerente in profondità, larghezza e altezza, tutta davanti a me tra di loro. Io non voglio che la scena vada chissà dove, non mi interessa. Mi basta che non si incolli al baffle dei diffusori e mi basta che riempia bene e soprattutto che lo faccia in profondità e prospettiva lo spazio che ho davanti. Quindi, con il consiglio di Giampiero e tenendo presente che cosa avrei dovuto cercare ora dal sistema, ecco che finalmente sono entrato in una dimensione talmente nuova che da capo lo giustifica, punto e basta. Un sistema che mi permette di fare quello che sto scoprendo in questi giorni, cioè di fare un tuffo nei dischi in maniera così incredibilmente realistica, dove d'improvviso mi sembra di essere di fianco al fonico o all'ingegnere di mastering e mi sembra di capire tutto quello che hanno cercato di fare per confezionare quel prodotto. Mi sembra di capire ogni mossa fatta a monte dei suoni, dei vari strumenti, per scolpirli in un certo modo, per donargli una timbrica in quella maniera lì, per piazzarli nello spazio in quel modo là. Mi sembra proprio di capire la genesi del prodotto confezionato. E questa, ditemi voi se non è un'esperienza che vale la pena di essere vissuta. Quindi questo modo di vivere l'impianto ora mi sta facendo anche un po' dimenticare l'ossessione di paragonare ogni suono, ogni cosa che succede all'altro sistema. Vi ricordate, no? Ho fatto questo secondo sistema per mettere in discussione quello che sentivo dall'altra parte, per cercare di sfidarmi, per tirare nuove informazioni sul campo da gioco e dire bene, quell'altro non me le dà e quindi devo lavorare per ottenerle. Ma questo approccio ha fatto sì che finora fossi fossilizzato e ossessionato dal paragonare ogni cosa all'altro sistema, per cercare di immaginare da qui a un po' di tempo cosa avrei dovuto raccontarvi, cosa avrei dovuto raccontare a me stesso e quale sistema
omnicomprensivo, se possibile avrei dovuto sfornare, come avrei dovuto muovermi. Ma basta, questo modo invece di presentare la musica me li rende due sistemi che nemmeno hanno voglia di essere confrontati. E Giampiero me l'ha detta benissimo. Vi regalo due perle di saggezza del mio amico. Con l'NS 5000 ascolti come sono fatti i dischi. Con l'Ellotex scendi in platea e te li godi. Questa è la ragione per cui un solo impianto non basta mai. L'educazione all'ascolto si affina anche utilizzando i mezzi tecnici. Significa che quando un appassionato come me, come chiunque, persegue uno scopo nella riproduzione musicale e si innamora di un certo tipo di impianti, di sistemi, di componenti, di un certo tipo di filosofia e di proposta sonora, quando si siede e dice questo è il suono che piace a me, tante volte lo fa verso oggetti talmente specialistici, non necessariamente performanti, ma specialistici, che ti danno un'esperienza che ricorda uno scenario ben preciso, un fumoso jazz bar, la prima fila di un concerto rock, l'ultima fila del teatro nei concerti da camera. Allora, tutte queste bellissime rappresentazioni sono iconiche, sono suggestive, magari incontrano davvero la propria sensibilità e sono tutto ciò di cui si crede di avere bisogno, ma ci sono degli strumenti, dei veri e propri strumenti, che ci danno per un attimo la visione esatta di quello che c'è lì dentro. Una visione che poi possiamo decidere di adottare sempre in tutti i nostri ascolti, oppure che possiamo decidere di avere conosciuto, compreso, che ci serve da riferimento, che ci fa non perdere la Trebisonda e che poi magari possiamo accantonare per sempre o per un periodo e dedicarci a qualcosa di più artisticamente creativo dentro le nostre case, di più suggestivo, di più romantico, di più affine ad un modo di godere la musica che sappiamo noi, quello che è vicino alla nostra esperienza dal vivo. Ma passare per i cosiddetti mezzi tecnici è come fare una gita in uno studio di registrazione. Ti fa dire per un attimo, ah, beh, però aspetta, la musica che c'è dentro nel supporto è questa qui. Ok, buono a sapersi, almeno buono a sapersi, perché se poi vogliamo fare l'hi-fi, dobbiamo almeno saperlo. E insomma, grazie ai consigli di Giampiero, grazie all'imbeccata di cui ora vi rendo partecipi con una ripresa apposta, vi faccio capire che cosa è cambiato del mio modo di ascoltare qua giù. La posizione di ascolto ora è a 189 cm dall'orecchio alla flangia dei tweeter e 205 cm tra i centri di emissione dei diffusori. Eh sì, è un triangolo ottusangolo, io sono più vicino ai diffusori di quanto essi siano vicini tra loro. È una soluzione molto atipica che ho sperimentato con successo già in passato, però, con le Audio-Techne SP8716. Ora ve lo farò ascoltare e poi faremo gli ultimi commenti.
concludendo, queste 2 settimane di convivenza mi stanno regalando un modo di ascoltare che è davvero fuori da ogni voglia di competere ormai con quello precedente. E questo non è una frase di comodo con la quale mi sottrarrò dai doveri di raccontarvi le differenze tra i due sistemi, non lo farò affatto, anzi sarà un piacere. Tuttavia, è la verità. Il modo di ascoltare che offrono le Yamaha NS5000 è qualcosa di assolutamente unico rispetto alla stragrande maggioranza dei diffusori in commercio. Hanno una potenza, un'energia e una capacità di trascinarti dentro al disco e non di metterti il disco in casa. Qui cito le parole di un amico, un bravo recensore, Angelo Iasparro, che lo dice sempre: il buon impianto non è quello che ti mette gli artisti in casa, ma è quello che prende te e ti manda dove è stato registrato l'evento. Questa è una distinzione sottile, ma molto efficace se ci pensate. Non è che l'artista del registrato debba venire nel mio ambiente ed esserne vittima, quindi non devo vedere l'artista come se fosse dentro queste 4 mura. Io devo vedere sparire queste 4 mura e trovare l'esecuzione originale dipinta davanti al mio sguardo, con i timbri, con i riverberi, con tutto quello che era in origine e non che crea il mio ambiente con il povero artista che ci si trova dentro a suonare per 5 minuti. Quindi questo sanno fare le Yamaha assieme a tante altre cose e la convivenza finora è straordinariamente entusiasmante, come potete sentire dalle mie parole, e una nota di merito veramente, veramente forte devo concederla ai finali Pioneer Exclusive M6. 300 watt di questa caratura, di questa dinamica, di questa voglia di vivere, di suonare, in uno stato solido, non li avevo mai sentiti. Sono 2 gioielli. Sono capaci di fare qualsiasi cosa, ci ascolto qualsiasi genere. Se mettiamo il rock si incazzano come delle bestie, diventano fenomenali e trascinanti. Se metto un genere acustico delicato hanno un tocco di velluto. Se metto una voce è lì e c'è una gamma media meravigliosa. Non saprei da che parte iniziare a criticare questi finali. Ho scritto recensioni per un decennio e ho trovato sempre dei difetti in quello che recensivo. Saprei trovare dei difetti oggi nelle Yamaha NS5000. Non saprei trovare dei difetti nei Pioneer Exclusive M6. Mi arrendo. Sono 2 finali a stato solido meravigliosi. Sono veramente contento di averli presi. E sono contento di averci visto giusto, perché quando ho pensato che le Yamaha avrebbero dovuto farmi divertire, avrebbero dovuto competere con il carico emozionale dell'impianto con l'Elothex Minstrel, mi sono detto deve esserci tutta l'energia del mondo in questo sistema, non devo sbagliare, non devo essere sopraffatto dalla difficoltà delle Yamaha impostate come sono, con la sensibilità bassa che hanno, di esprimersi. Devo trovare qualcosa di potente, ma devo trovare anche qualcosa che respira come qualcosa senza controreazione, che non mi ha mai deluso. E allora nel cercare, ricercare, pensare, vedere anche quella cosa che vi avevo già raccontato degli appassionati di NS1000 che a volte si erano trovati bene con la serie Exclusive di Pioneer, ho fatto questa scelta e davvero, davvero è una scelta che funziona. Nella prossima puntata parleremo di qualche componente, perché sono successe cose carine, è ritornata all'ovile una testina a cui tenevo moltissimo, ristilata dal suo creatore, e vorrei parlare un po' di sorgenti analogiche la prossima volta. E nel frattempo sarà passato ancora quel tanto che basta per permettermi poi di fare una vera recensione di questi diffusori, una di quelle vere, puntuali. Per ora vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, ci siamo divertiti, spero anche voi, io mi sto divertendo e spero che questo e gli altri miei video possano essere di spunto, possono essere di ispirazione per rimettersi un po' in gioco, per provare qualcosa di nuovo nei propri sistemi, per vedere da un punto di vista diverso l'approccio all'alta fedeltà, qualcosa di più filosofico, qualcosa che allarghi un po' il ventaglio delle possibilità. Uno degli scopi più nobili che posso prefiggermi è quello di portare qualche appassionato a uscire dal buco
di una convinzione che mette un po' il paraocchi, che fa dire a me piacciono gli apparecchi così, a me piace quella tecnologia là, e la valvola non suona, il transistor non suona, il vinile non suona, il CD non suona, tutto suona, suona in modo diverso e ha la possibilità, se ben interpretato, di far vivere delle esperienze meravigliose all'ascolto della musica. Lo scopo del mio canale è sempre portare il ragionamento in quella direzione. Spero quindi che anche nella puntata di oggi, dove abbiamo parlato di scopi di utilizzo di certi mezzi tecnici, abbiate trovato qualche cosa per essere ispirati e per allargare un po' gli orizzonti. Io vi ringrazio e vi rimando come sempre alla prossima puntata tra 2 settimane. Ciao!